Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo, questo è il mio canalino, che non è un canarino ma un piccolo canale, e questo è l'interno del mio van, questo van, Arranco, un Bedford CF del 1981. Allora, in questo video vi faccio vedere una cosa che potrebbe raddoppiare, se non triplicare, il volume dei vostri serbatoi, perché in pratica l'avevo già fatto su altri due veicoli ricreazionali che ho avuto, sia Palafitto che Brutus. Che praticamente cos'è? È una cosa di derivazione casalinga, che a dire il vero è un pulsante di quelli per accendere lampade o robe del genere. Vi faccio vedere che con questo qua si potrebbe raddoppiare almeno il volume dei vostri serbatoi, e anche del mio ovviamente. Perché in pratica che cosa succede? Che quando io apro il rubinetto e magari mi ci devo lavare le mani, l'acqua nel frattempo scorre, no? A meno che non stai lì a chiudere, aprire, chiudere, e ovviamente c'è sempre comunque uno spreco di acqua. Invece con questo gadget cercheremo di risolvere questo problema e avrà due funzionalità diverse, per cui seguitemi così vedrete anche voi di che cosa si tratta. È comunque sempre pressione l'impianto, per cui voglio anche togliere questo sforzo inutile da cui è sottoposto tutte le tubazioni, rubinetti, pompa, eccetera eccetera. Agiamo e non perdiamo tempo. Come al solito devo smontare questo mobile, ma per l'occasione faremo così. Allora, a questo punto questa è la situazione, devo dare anche una bella pulita. Comunque, qua c'è il serbatoio dell'acqua, qui c'è il tubo dal serbatoio che va giù alla pompa che è fissata qua sotto, e questo è il collegamento praticamente che va alla pompa dell'acqua. Adesso io dovrò interpormi a questo e adesso vi faccio vedere. In pratica adesso io ho collegato in un solo lato, di solito il cavo arriva e va via da queste, e invece ho fatto in modo che comunque va e torna sempre dallo stesso lato. Adesso mi collego alla pompa. Allora, intanto metto questa multipresa che mi farà comodo in vari momenti, dove collegherò il positivo, mentre invece il negativo, invece che collegarlo, ovviamente se poi volete farlo con i cavi dello stesso colore per essere più ordinati va bene, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Questo qua che rimane bello fisso e questo qua così. Ecco. Bene, adesso che avete visto il collegamento molto semplice vi faccio vedere, per cui accendiamo la pompa e la pompa non parte, il rubinetto in questo momento è già aperto. Adesso ci sarà questa duplice funzione qua. La prima, che praticamente appoggiando il piedino o la manina sull'interruttore, la pompa andrà solamente nel momento di necessità, o se invece la si vuole continua per qualsiasi altro motivo, basta fare così. Benissimo, adesso che abbiamo visto come è strutturato l'impianto, faccio passare i cavi in modo abbastanza educato, in modo che non ci siano interferenze con niente. Poi vediamo a lavoro ultimato la reale differenza di risparmio di acqua tra l'acqua continua e invece l'acqua a intermittenza solamente quando si vuole. Sistemato un pochino i cablaggi, più o meno ordinato. Ecco fatto, rimontato tutto quanto il mobile. Qua fuori temporaneamente l'ho messo qua. Quando si viaggerà metterlo così, in modo che non è assolutamente in mezzo ai piedi. Al momento che si tira fuori questo si mette così, si tira fuori il bel lavandino, apro, un attimo che si spurga. Ok, allora prima funzionava così, apro l'acqua, nel momento che si apre l'acqua parte la pompa, chiudo, la pompa si ferma, tutto fantastico, tutto in pressione, ma va tutto bene. Allora facciamo adesso un esperimento.
laviamo 2 bicchieri, che in realtà sono già puliti, ma li laviamo lo stesso. Ci mettiamo una pentola e vediamo quanta acqua utilizziamo per dare una sciacquatina a 2 bicchieri. Allora, facciamo finta di dover aprire e sciacquare questi 2 bicchieri, per cui una cosa molto veloce. Chiudiamo. Ok, questa è l'acqua utilizzata per sciacquare 2 bicchieri. Adesso lo svuotiamo. Adesso invece utilizziamo il nostro sistema e proviamo a fare la stessa cosa. Sciacquo il bicchiere, posso anche gingignare quanto voglio. Questo ecco fatto. Questa è la differenza, praticamente ce n'è veramente uno sputazzo, come si può dire, proprio pochissima. Pertanto abbiamo visto che con questo sistema a pulsante si riesce a risparmiare un casino di acqua, probabilmente più della metà. Adesso io ho fatto una scenetta così, ma nella vita quotidiana magari è anche di più. Se avete intenzione di far durare di più l'acqua dei vostri vani, invece che aumentare il serbatoio, potete utilizzare questo semplicissimo sistema qua. Intercettate il filo dell'alimentazione della pompa e ci mettete uno switch. In questo caso io ci ho messo questo pulsante da lampada, potrebbe essere anche qualcos'altro, ma così l'ho preso da hobby. 4,50 € ho preso questa roba qui, un po' di cavo elettrico ce l'avevo già, 2 connettori, il gioco è fatto. Adesso ovviamente dovrò vedere esattamente dove farlo uscire in modo da avere meno impedimenti. Adesso mettiamo via. Ottimo. Poi se fate qualcosa del genere fatemelo sapere, che sono proprio curioso del risultato finale. Io sono molto contento, è già sul 3° veicolo che lo faccio e devo dire che mi sono sempre trovato benissimo, non ho mai avuto problemi di nessun genere nell'arco anche del tempo dell'utilizzo costante. Mi ha sempre soddisfatto, si dovrebbe fare così, mi ha sempre soddisfatto, ma ci vedo benissimo, è solo per vederci da vicino. Dunque, se avete trovato questo video abbastanza interessante, magari lasciate un bel like, condividete con gente che ha bisogno di fare questa roba qui e se poi volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Dunque, da me, Arranco, con il suo nuovo interruttore è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! È finita l'acqua.